Benvenuti su Celebrita dalla Turchia, la vostra casa per i momenti più rari e sussurrati del dietro le quinte. Prima di cominciare, ricordate di iscrivervi, sostenere il canale con il pulsante abbonati e lasciare un like se amate scoprire ciò che di solito resta nascosto dietro le luci del set. Oggi vi portiamo al centro di una tempesta improvvisa e silenziosa, esplosa davanti all'intera troupe. Due tra i talenti più osservati della televisione turca, Mert Ramazan-Demir e Afra Saracioglu, si sono trovati coinvolti in uno scontro emotivo che ha zittito lo studio come un sipario calato di colpo. Quello che sembrava un giorno di riprese qualunque si è trasformato in un pomeriggio di tensione trattenuta, sospiri interrotti e sguardi che parlavano più delle parole. La giornata era partita come sempre. Le luci si scaldavano a ritmo lento, i copioni erano pieni di segni a matita, i riferimenti segnati con cura, i tecnici calibravano l'obiettivo per una scena difficile, di quelle che richiedono respiro e precisione. Il regista, desideroso di un realismo più vivido, ha proposto una piccola libertà di improvvisazione, una sfumatura non scritta per spingere i protagonisti ancor più vicini alla verità del momento. È stato lì che tutto ha preso un'altra direzione. Afra, nota per la dedizione quasi sacrale con cui entra nei personaggi, aveva bisogno di silenzio e concentrazione assoluta. Mert, seguendo il suggerimento del regista, ha inserito un gesto inatteso, forse una battuta appena diversa, un accento più intimo, un passaggio non previsto dal copione. A detta di chi era presente, quell'inserto ha toccato una corda sensibile. Non era qualcosa di aggressivo, ma arrivava in un punto della scena in cui il confine tra verità interpretata e verità personale era sottilissimo. A telecamere ancora calde, appena il Chuck si è fermato, si è spezzato un equilibrio. I testimoni raccontano che Afra, solitamente impeccabile nel controllo, ha lasciato intravedere una crepa. Le mani hanno tremato appena, l'espressione si è spenta, lo sguardo si è velato di lacrime improvvise. Ha mormorato qualcosa, troppo piano per essere colto dalle orecchie più vicine, e poi ha attraversato il set senza voltarsi, dirigendosi verso il camerino. La porta si è chiusa con delicatezza, non uno sbattere, ma è sembrato un suono gigantesco. Lo studio è rimasto immobile. Nessuno ha parlato. Il silenzio era denso, quasi fisico. Persino il regista, di solito pronto a recuperare il timone, è apparso per un attimo smarrito. Nel giro di pochi minuti, la decisione. Riprese sospese per quel giorno. Ben presto è risultato evidente che quell'attimo non era nato nel vuoto. Voci di corridoio hanno rivelato una distanza crescente negli ultimi mesi. Pausa caffè trascorse separatamente, prove sempre più formali, dibattiti creativi che iniziavano con toni rispettosi e finivano con un nulla di fatto, piccole incomprensioni rimaste a sedimentare. Non era una frattura plateale, ma un accumulo silenzioso. La casa di produzione ha diffuso un comunicato stringato. Questione interna, nessun ulteriore commento. L'assenza di spiegazioni ha fatto da benzina al fuoco della curiosità. In rete, le discussioni sono esplose nel giro di una notte. Parole chiave con i loro nomi hanno scalato le tendenze, mentre i fan passavano al setaccio vecchie interviste, riprese dal backstage, frammenti rubati durante i cambi scena. C'era chi difendeva Afra, ricordando quanto spesso il peso emotivo richiesto alle attrici venga sottovalutato, specie quando la linea tra interpretazione e sensibilità personale si assottiglia. Altri si schieravano con Mert, convinti che stesse semplicemente eseguendo un'indicazione del regista e che tutto fosse stato frainteso. E voi come la vedete? La reazione di Afra vi sembra comprensibile, oppure pensate a un momento di stanchezza accumulata che ha preso il sopravvento? Scrivetelo nei commenti, siamo curiosi di sentire la vostra voce. Intanto, dietro la porta chiusa dei camerini, la situazione si è fatta subito più complessa. Il regista ha convocato una riunione urgente con i responsabili di produzione. Tra le ipotesi messe sul tavolo, fermare i lavori per qualche giorno e far respirare tutti, modificare il copione per ridurre le scene condivise e alleggerire così la pressione. E, detta quasi in un soffio, l'eventualità estrema di sostituire uno dei protagonisti, qualora l'aria non si fosse schiarita. Solo nominare quella possibilità ha gelato la stanza.
Mert e Afra sono l'asse della storia, toglierne uno significherebbe cambiare la rotta dell'intero progetto. La troupe, dal canto suo, si è trovata a fare i conti con orari da ricalibrare, contratti con scadenze serrate, costi che ogni ritardo fa lievitare, e l'onda di incertezza che tocca tutti, dai runner ai capi reparto. Quello che da fuori sembrava un istante teatrale si è trasformato, per chi ci lavora dentro, in una crisi professionale in piena regola, perché quando due colonne portanti vacillano, il set intero trema. Eppure, da questa scossa è nata una domanda necessaria. I produttori dovrebbero garantire un sostegno concreto alla salute mentale degli attori, specie quando le richieste emotive sono altissime. La ricerca della perfezione artistica giustifica davvero ogni costo interiore? Non sarebbe il momento di includere, in ogni contratto di produzione, uno spazio chiaro dedicato al benessere emotivo, come si fa con gli orari o con la sicurezza sul lavoro? Diteci cosa pensate. Il tema non riguarda soltanto una coppia di star, ma ogni professionista che mette se stesso in gioco davanti a una macchina da presa. Nei giorni successivi, entrambi hanno mantenuto il silenzio. I profili social di Afra sono rimasti fermi, ma gli spazi commenti si sono riempiti di messaggi di affetto, inviti a resistere, fotografie di vecchie scene amate per ricordarle quanto la sua presenza conti. Mert ha evitato dichiarazioni che potessero dividere l'opinione pubblica. Stando alle voci interne, è tornato al lavoro con calma disciplinata, ma con un distacco evidente, quasi avesse deciso di togliere un po' di sé dalla linea del fuoco. Per ridurre ogni possibilità di nuovi attriti, la produzione ha organizzato incontri privati tra i due, con la mediazione di figure esterne e il supporto di professionisti della salute mentale. Le priorità annunciate sono 3: proteggere il progetto, proteggere il team e ripristinare un equilibrio sicuro sul set. C'è chi sostiene che ci vorrà tempo. La fiducia, una volta incrinata, non si incolla con 2 riunioni e una notte di sonno. Finché Mert e Afra non sentiranno di potersi affidare di nuovo l'uno all'altra, la pace che vediamo potrebbe essere una tregua fragile, più una sospensione che una soluzione. Si lavora a scene a compartimenti stagni, si evitano sovrapposizioni inutili, si pianificano scadenze con margini extra per non premere troppo dove la ferita ancora pulsa. Si parla poco, ci si saluta con educazione, ma lo sguardo sfiora e scappa via, come se ogni parola potesse scivolare dalla finzione alla vita reale senza chiedere permesso. Intanto, i fan continuano a discutere. C'è chi rilegge il linguaggio del corpo in clip di mesi fa, cercando segnali precoci, un mezzo sorriso, un passo indietro, un abbraccio trattenuto un secondo in meno del solito. Vengono ripescate vecchie dichiarazioni sul metodo di lavoro, sulle improvvisazioni consentite, sul valore dei limiti in scena. Il pubblico, con la sua memoria vastissima, incrocia date, interviste, foto di backstage, nel tentativo di costruire un filo che spieghi tutto. Un momento durato in realtà pochi minuti si è trasformato in un dibattito nazionale su confini, rispetto e verità, dove finisce il personaggio e dove inizia la persona? Cos'è dovuto all'arte, e cosa invece merita una soglia invalicabile? In un ambiente creativo ad altissima pressione, questa domanda brucia più di altre. Perché appena si spengono le luci e l'applauso si affievolisce, resta la vita di chi recita, con le fragilità che non scompaiono solo perché si gira la pagina del copione. Ed è qui che una certezza emerge limpida: dietro ogni scena riuscita c'è un cuore vero, e i cuori, anche quando reggono l'anima di una storia, sono delicati. Ciò che è accaduto tra Mert Ramazan Demir e Afra Saraciolu non è solo un problema di produzione o una voce buona per i titoli. È un promemoria potente del modo in cui creatività ed emozione si intrecciano, si spingono e a volte si feriscono. Ci si chiede se arriverà una riconciliazione piena o se si sceglierà una distanza rispettosa, un cammino parallelo più prudente. Le strade sono entrambe possibili: una conversazione profonda, misurata, capace di ridisegnare nuove regole e restituire fiducia. Oppure una gestione professionale che mantenga la qualità sullo schermo senza più ricorrere all'intimità creativa che li aveva fatti brillare insieme. Quale che sia l'esito, gli occhi del pubblico resteranno attenti, pronti a cogliere il più piccolo cambiamento. Da parte nostra, continueremo a seguire ogni sviluppo con cura, perché certe storie, più che raccontate,
vanno ascoltate con il respiro, lasciando spazio ai silenzi e a ciò che sanno dire. Se questo approfondimento vi è piaciuto, non dimenticate di sostenere Celebrita dalla Turchia, mettete un like, iscrivetevi e valutate di unirvi con il pulsante abbonati per aiutarci a portare alla luce altri momenti che altrimenti andrebbero perduti tra un ciak e l'altro. Fino alla prossima volta, tenete il cuore aperto e la mente curiosa. La prossima scena, quella che non si vede, potrebbe essere già in movimento.